La prima scelta che Carlo Magno doveva compiere per organizzare l'invasione dell'Italia longobarda era quella della strada da prendere. O si passava per il Monginevro, il Moncenisio e si scendeva dalla Valle di Susa, o si passava per il Gran San Bernardo e si scendeva dalla Valle d'Aosta. Alessandro Barbero su Carlo Magno sbaglia. In pochi forse lo sapete, ma nel XXI secolo c'è un match imperdibile. È Mayweather contro McGregor, The Undertaker contro Brock Lesnar? No, è Alessandro Barbero contro Simonetta Torresi. Proprio all'inizio del millennio Barbero ha pubblicato un libro intitolato Carlo Magno, un padre dell'Europa, e poi ha fatto diverse famose conferenze proprio per parlare di Carlo Magno. Invece Simonetta Torresi ha risposto con ben 4 volumi intitolati Alessandro Barbero su Carlo Magno sbaglia e con diversi video e conferenze sull'argomento. Il loro non è un incontro qualsiasi, ma è la battaglia su una delle figure più importanti della storia. È la battaglia per Carlo Magno. Come in ogni match che si rispetti ci vuole un commentatore, il commentatore sarò io e cercherò di essere il più imparziale possibile. Mentre l'arbitro sarà ChatGPT, che dovrebbe essere pure lui imparziale ma che può anche sbagliare. Ma soprattutto potrete essere proprio voi nei commenti a decretare il vincitore. Fight! Il video sarà praticamente un botta e risposta. Presenterò prima quello che dice Barbero e sarà tratto da quello che si legge nel suo saggio del 2000 su Carlo Magno. Poi presenterò quello che dice Torresi, che è una critica a quello che dice Barbero, e farò riferimento principalmente a dei video accessibili a tutti qui su YouTube. Ci saranno 5 round con argomentazioni diverse su alcuni punti della disfida e alla fine di ogni round ChatGPT dirà chi considera più attendibile. A ChatGPT ho sottoposto solo le stesse affermazioni che leggerò anche a voi, indicando Barbero come A e Torresi come B, senza dirgli chi fossero gli studiosi. E gli ho chiesto di agire come un analista imparziale, senza bias preconcetti, per avere una risposta il più affidabile possibile. Anche se, come tutti sapete, ChatGPT non dice sempre cose corrette, quindi alla fine sarete voi nei commenti e con la vostra testa, che senza dubbio è meglio di ChatGPT, a scrivere il vincitore di ogni round o dell'intero incontro. Citerò praticamente sempre direttamente le parole sia dei contendenti sia di ChatGPT, e se vedete dei puntini tra parentesi nelle citazioni a schermo indicano solo che salto delle parti che non sono indispensabili per seguire l'argomentazione. Ovviamente non modificherò neanche niente delle argomentazioni dei due contendenti e di ChatGPT. Nel video non ci saranno tutti i singoli punti di scontro tra le due prospettive diverse, ma i contendenti si sfideranno soprattutto su dei punti chiave della critica di Torresi, che riguardano aspetti geografici e logistici della vita di Carlo Magno, quindi sarà un match per palati fini. Ma direi che possiamo dare inizio al primo round, che riguarda il vino al tempo di Carlo Magno. Alessandro Barbero dice che quando Carlo Magno partiva per le sue campagne militari si portava con sé dei grandi quantitativi di vino e che l'abbazia di Saint-Denis era un colossale produttore di vino. Torresi invece dice: l'abbazia di Saint-Denis è ubicata a nord della Francia, e come poteva essere un colossale produttore di vino? La cosa non sembra poter avere senso. Per quale motivo non sembra poter avere senso? Non sembra poter avere senso per il semplice fatto che il vino ha bisogno di sole, ha bisogno di caldo, perché altrimenti il grado alcolico del vino non è adatto per la conservazione dello stesso. Prova ne sia che almeno per tutto il secolo scorso i vini francesi sono stati, aggiustati con il mosto proveniente dal sud Italia. E allora come faceva ai tempi di Carlo Magno a esserci tutto questo vino? E come faceva questo vino a non andare a male? In più non c'è da dimenticare che ai tempi di Carlo Magno il clima era molto più freddo di quello che è oggi. A maggior ragione quel vino non poteva esserci. E in un'altra occasione Torresi aggiunge pure: siamo sicuri che quell'area geografica chiamata Champagne stava davvero su, o stava da qualche altra parte, magari in Italia? Secondo i miei studi la zona dello Champagne era altrove, ed era particolarmente, per essere precisi, ubicata nel centro Italia. E adesso sentiamo che dice l'arbitro su questo primo scontro a proposito della produzione del vino di Carlo Magno a Saint-Denis. ChatGPT dice: è documentato che abbazie e monasteri dell'Europa carolingia fossero importanti produttori di vino per uso liturgico, alimentare e logistico. L'abbazia di Saint-Denis possedeva vigneti attestati da fonti medievali.
Non è un'ipotesi, è un dato storico verificabile. I monasteri erano tra i pochi centri con continuità tecnica, manodopera e capacità di stoccaggio. La viticoltura era praticata stabilmente nell'Île-de-France, in Champagne, Borgogna, Valle della Loira e persino più a nord, Renania, Inghilterra meridionale in epoca medievale. Il vino medievale aveva spesso gradazione più bassa rispetto a molti vini moderni, ma veniva consumato rapidamente, era spesso speziato, bollito, veniva conservato in ambienti freddi, riducendo l'ossidazione. La necessità di alto grado alcolico per la conservazione è un criterio moderno, non applicabile automaticamente all'Alto Medioevo. Il riferimento all'aggiustamento dei vini francesi con mosti del sud Italia nel XX secolo è anacronistico. Riguarda pratiche industriali moderne, non dimostra nulla sul IX secolo. L'ipotesi che la Champagne fosse in Italia non è supportata da alcuna fonte archeologica, documentaria o cartografica. Contraddice fonti romane e tardo-antiche che collocano Campania e Campania Remensis in Gallia. ChatGPT evidenzia anche un limite della tesi di Barbero. Il termine colossale produttore può essere retorico e non quantificabile con precisione. Tuttavia, anche ridimensionando l'enfasi, il nucleo fattuale, produzione vinicola abbaziale, inclusa Saint-Denis e uso logistico del vino, resta solido. Quindi per il primo round ChatGPT assegna un punto a Barbero. Barbero parla di un viaggio del Papa nell'804 per trascorrere il Natale con Carlo Magno e dice: la scarsa considerazione in cui era tenuto il Papa risulta anche dall'oscuro episodio dell'inverno 804, quando Carlo fu informato che il leone desiderava a tutti i costi trascorrere le feste di Natale in sua compagnia. L'imperatore rimase piuttosto sorpreso da quell'insolito desiderio, che spingeva il Papa ad attraversare le montagne sul far dell'inverno per raggiungerlo ad Aquisgrana, ma si degnò comunque di andargli incontro fino a Reims. Poi però, dopo appena 8 giorni trascorsi insieme, lo rispedì senz'altro a Roma, costringendolo a rifare l'interminabile viaggio nel pieno della cattiva stagione. In altri punti Barbero parla di viaggi della vecchia madre di Carlo Magno che si chiamava Berta e che passava le Alpi. Torresi dice su questi viaggi: tra Roma e Aachen, lì dove vi era Aquisgrana, secondo l'ufficialità sono 1450 km oggi con le strade e i trafori, prendendo la via più breve. Ma qui questo è passato da Reims, ha attraversato le Alpi e poi le ha attraversate nel cuore dell'inverno, perché si è fermato 8 giorni da Carlo nel periodo natalizio. E è ritornato dove? A Roma attraversando le Alpi. Come ha fatto? Ma ci rendiamo conto? È impossibile. Quali erano le strade? In montagna vi erano le strade? Non c'erano strade, non c'erano ferrovie, non c'era la luce, non c'erano i luoghi di rifugio, non c'era nulla. E questo è davvero sconvolgente. Come si può dire una cosa del genere? Nessuno ha mai perso la vita attraversando le Alpi d'inverno. Non abbiamo un documento che ci dice che qualcuno magari è scivolato, nulla. Beh, sarà che queste Alpi non le hanno attraversate. Oggigiorno, quando sentiamo parlare delle Alpi, pensiamo alle nostre Alpi, quella catena montuosa che fa da cornice alla nostra penisola. Ma le Alpi per lungo tempo erano chiamati i nostri Appennini. E fino a quando sono stati chiamati Alpi i nostri Appennini? Beh, sicuramente a lungo e sicuramente fino al XVI secolo. Come facciamo a dire ciò? Abbiamo i documenti. E questi documenti cosa ci dicono? Vedete, questa è una carta della Marca d'Ancona. Troviamo che i nostri Appennini erano Alpibus, quindi erano Alpi, ancora nel 1564. Quindi Barbero crede che il Papa abbia potuto attraversare le Alpi 2 volte andando e tornando in pieno inverno, mentre Torresi non crede che fosse fattibile. Che ne pensa ChatGPT? Beh, il nostro arbitro dice: l'attraversamento delle Alpi in inverno non era impossibile né inaudito. Esistevano valichi utilizzati stabilmente già in epoca romana, Gran San Bernardo, Brennero, Moncenisio. Questi valichi continuarono a essere usati in epoca tardo-antica e carolingia. Le strade romane non scomparvero improvvisamente, molte rimasero in uso anche se in condizioni peggiori. Vi erano ospizi e monasteri alpini, ad esempio sul Gran San Bernardo, che offrivano assistenza ai viaggiatori già dall'Alto Medioevo. Le élite altomedievali, imperatore e papa, viaggiavano con scorte, accompagnamento armato, supporto ecclesiastico e locale.
Nessun documento su morti nelle Alpi. Questo argomento è metodologicamente scorretto. La mancanza di fonti su incidenti non dimostra che i viaggi non avvenissero. Le fonti medievali raramente registrano incidenti ordinari. Sulla confusione tra Alpi e Appennini, è vero che in alcuni documenti tardomedievali e rinascimentali il termine Alpes può essere usato in senso generico per montagne. Tuttavia, in epoca carolingia le Alpi come catena distinta erano ben note già da secoli. I contesti geografici dei documenti carolingi non permettono di scambiare sistematicamente le Alpi con gli Appennini. Quindi ChatGPT assegna anche il secondo punto a Barbero perché secondo lui la ricostruzione di A, cioè Barbero, è compatibile con le fonti storiche e con ciò che sappiamo sulla mobilità alto-medievale. Il terzo round si combatte sui numeri dell'esercito di Carlo Magno, in particolare sul numero dei carri che portavano le sue provviste. Barbero dice: una forza di circa 10.000 uomini, di cui forse 3.000 a cavallo, al momento di entrare in paese nemico doveva essere accompagnata da più di 6.000 carri, tirati da 12.000 buoi. Il carriaggio condizionava come ovvio anche la mobilità. Gli eserciti non marciavano al passo della fanteria, ma a quello ancora più lento dei buoi che trainavano i carri. Non più di 15 km al giorno, nelle condizioni migliori. Secondo Torresi questi calcoli sono sbagliati, infatti dice: facciamo conto che il carro, il bue, lo spazio che deve intercorrere tra un carro bue sia 6 metri. 6 metri per 6.000 carri sono 36 km di fila. L'esercito di Carlo Magno si muoveva con 36 km di fila di carri e di buoi, ma quando arrivava? Il bue va a passo d'uomo, anzi no, è più lento di un passo d'uomo, lo dice lo stesso Barbero, non più di 15 km al giorno. E come mai Carlo Magno arrivava così velocemente di qua e di là? Impossibile. In più ve lo immaginate il carro col bue attraversare i fiumi, attraversare le paludi, attraversare i boschi, ma scherziamo? Si dice Carlo Magno spesso divideva il suo esercito in 2 falangi, sì, ma sono sempre 18 km di coda. Facciamo conto che questi devono attraversare le Alpi, devono attraversare i Pirenei, e come si fa? 12.000 buoi, ma vi rendete conto di quello che è? Allora io dico sempre: osserviamo e sperimentiamo. Gli storici dicono che i loro lavori sono scientifici, bene, ne sono convinta. Ma per essere scientifico un lavoro deve assolutamente essere dentro i canoni dell'osservazione e della sperimentazione, che sono i canoni base della scienza. ChatGPT si focalizza proprio sul problema specifico dei carri e dei buoi e dice: la stima di 6.000 carri e 12.000 buoi non è attestata da alcuna fonte primaria. È dichiaratamente una stima moderna, quindi deve essere valutata per coerenza logistica. Le obiezioni di B, che sarebbe Torresi, introducono un'analisi quantitativa verificabile. Una colonna di 6.000 carri, anche con spazi minimi, produrrebbe decine di chilometri di ingombro. Questo dato è matematicamente corretto e non dipende da interpretazioni ideologiche. Le campagne di Carlo Magno mostrano movimenti relativamente rapidi, incompatibili con una logistica rigidamente vincolata a migliaia di carri a buoi che avrebbero imposto lentezza estrema e vulnerabilità. Le fonti indicano che gli eserciti carolingi facevano largo uso di requisizioni locali, trasporti fluviali, magazzini regionali e ridotta logistica su ruota rispetto agli eserciti moderni. Convogli enormi di carri sarebbero stati un grave svantaggio tattico, non coerente con il successo militare carolingio. Le fonti attestano che gli eserciti carolingi attraversarono Alpi e Pirenei, ma non descrivono convogli giganteschi di carri a buoi. Le campagne in area montana rafforzano l'idea di eserciti più leggeri, con logistica distribuita non centralizzata in lunghissime colonne. Quindi, come conclusione, l'arbitro dice: l'idea generale di A, cioè Barbero, uso delle strade romane, presenza di carri, è compatibile con le conoscenze storiche. Tuttavia la quantificazione proposta da A, 6.000 carri, 12.000 buoi, non regge a una verifica logistica elementare. Le critiche di B, cioè Torresi, limitatamente a questo punto risultano più attendibili perché basate su vincoli fisici e matematici verificabili. In sintesi, A è plausibile sul quadro generale, ma B ha ragione nel ritenere non credibile la scala logistica proposta da A. Quindi il terzo round va a Torresi e siamo 2-1. All'inizio del quarto round Barbero riporta un aneddoto su Carlo Magno.
Un giorno, riflettendo sul mare che separava i suoi domini da quelli dell'impero bizantino, avrebbe esclamato: «Ah, se non ci fosse questa piccola pozza d'acqua, allora potremmo spartirci i tesori dell'Oriente». Torresi pensa che in questo aneddoto ci sia qualcosa che non torna e dice: «Tra l'odierna Aachen e Costantinopoli non c'è nessun mare, niente. Quale pozza d'acqua divideva i territori di Carlo dall'Oriente, che parlava del Mediterraneo? Io pongo la cappella palatina di Aquisgrana che ancora c'è in Val di Chienti, in località San Claudio. Certo è che il re dei Franchi poteva benissimo fare questa affermazione, perché se si va lungo la costa marchigiana nelle giornate limpide si vede anche ad occhio nudo la costa orientale. A questo punto un'esclamazione del genere ci sta, certo che non ci sta con la geografia della storia ufficiale che pone Aquisgrana ad Aachen». ChatGPT dice: «L'affermazione riportata da A è chiaramente un aneddoto di carattere retorico, attribuito a Carlo Magno in contesti narrativi medievali. Gli aneddoti nelle fonti alto-medievali non vanno letti come descrizioni geografiche e letterali. Servono a esprimere idee politiche, simboliche o morali, in questo caso il limite naturale all'espansione verso l'Oriente cristiano. La storiografia considera questo tipo di frasi come topoi narrativi, non come indicazioni topografiche precise. Il significato della pozza d'acqua. Nelle fonti medievali espressioni simili indicano spesso il Mediterraneo, il Bosforo oppure genericamente un mare come confine simbolico. Non è richiesto che Carlo Magno parlasse d'Aquisgrana né che vedesse fisicamente l'acqua. Il riferimento è astratto e politico, non locale e ottico. B, cioè Torresi, assume che la frase debba essere stata pronunciata in un luogo preciso. La pozza d'acqua debba essere visibile a occhio nudo dal punto in cui Carlo Magno si trovava. Questo è un errore metodologico verificabile. Le fonti medievali non funzionano così. Le citazioni non sono trascrizioni stenografiche né legate a coordinate geografiche. Usare l'aneddoto come prova di una diversa localizzazione geografica è non valido dal punto di vista scientifico. Quindi ChatGPT assegna questo round a Barbero dicendo che l'aneddoto riportato da A è compatibile con il funzionamento delle fonti medievali e non richiede assunzioni geografiche straordinarie. E veniamo all'ultimo round sull'ubicazione delle residenze di Carlo Magno. Barbero ci dice: «Il regno franco non aveva una vera e propria capitale, il re infatti si spostava in continuazione. Dopo le grandi cacce autunnali, Carlo Magno si installava per svernare in una delle sue residenze di campagna, i cosiddetti palazzi. L'analisi dei suoi itinerari mostra che Carlo preferì sempre località austrasiane fra la Mosa e il Reno. Innanzitutto Heristal, l'antichissimo possedimento dei suoi avi, poi Thionville, Worms, dove però il palazzo bruciò nel 790 e dovette essere abbandonato, Ingelheim e Nimega. A partire dal 794, infine, il re cominciò a risiedere di preferenza ad Aquisgrana». Torresi non è d'accordo e sostiene che non ci siano tracce archeologiche delle residenze di Carlo Magno nel nord Europa. Secondo lei le residenze erano da un'altra parte e dice: «Dove erano le regge? Sull'odierno territorio di Macerata queste regge le ho trovate. Ho trovato le cappelle palatine annesse a queste regge, che queste dovevano fungere sia da cappelle palatine sia da sala del trono per il re, poi imperatore. Perché dico che queste erano regge? Perché presentano una struttura particolare. Tutte quante hanno 2 torri circolari sulla facciata, e queste torri sono la simbologia, secondo l'ufficialità, dell'impero. A schermo vedete una planimetria fornita da Torresi stessa di 4 chiese che stanno nelle odierne Marche e lei appunto le identifica con le cappelle palatine annesse alle residenze di Carlo Magno. A proposito di quest'ultimo round, ChatGPT dice che l'associazione 2 torri circolari uguale Reggia Imperiale Carolingia non è un fatto verificabile ma un'inferenza interpretativa. Le torri circolari compaiono in contesti cronologicamente e culturalmente diversi, non costituiscono un indicatore univoco di funzione imperiale. Qui però non raggiunge nessuna conclusione, quindi direi che non assegna un punto a nessuno dei due con criteri oggettivi, quindi lascia a voi la decisione. Se accettare la proposta di Barbero che colloca le residenze di Carlo Magno prevalentemente nel nord Europa, oppure quella di Torresi che sostiene che i luoghi originari delle residenze di Carlo Magno fossero nel centro Italia.
E adesso decretate voi nei commenti il vincitore dello scontro sulla logistica e la geografia della storia di Carlo Magno. Se vi interessa, io ho dedicato un video apposito a una residenza collegata a Carlo Magno che è anche diventata uno dei primi castelli del Medioevo. Lo trovate qui in fondo.